All'interno di una ciotola andremo a versare lo zucchero semolato, aggiungiamo anche il burro freddo a pezzettini, io sto preparando una doppia dose perché mi piace avere sempre della frolla congelata in freezer, mi fa comodo, ma per la ricetta di oggi utilizzeremo soltanto metà di questo impasto, quindi se volete potete dimezzare le dosi. Un pizzico di sale. Ora che il tutto si è amalgamato vado a versare all'interno la farina 00. Ovviamente potete preparare l'impasto anche a mano, io sto facendo in planetaria per fare prima. E il lievito per dolci. E impastiamo a bassa velocità. Ecco qua la frolla, do giusto un'impastata velocissima con le mani, perché la frolla va impastata poco. Con questa dose si ottiene 1 kg di frolla, vado a dividerla a metà, quindi in 2 panetti da 500 grammi. Questo va in freezer e questo invece va in frigo, lo lascio raffreddare una mezz'oretta e poi possiamo continuare con la nostra ricetta. Ora andiamo a preparare il caramello. Cosa importantissima, prendete una pentola dai bordi alti, mettiamo la pentola sul fuoco, aggiungiamo all'interno 200 g di zucchero semolato senza niente e io lo aggiungo man mano, faccio sciogliere questo pian piano senza mai mescolare col cucchiaio, tengo la pentola con i manici e giro un pochino la pentola in modo da farlo sciogliere omogeneamente, ma non mescolate mai con il cucchiaio. Appena questo qui comincia a sciogliersi vado ad aggiungere quest'altro. Ecco qua lo zucchero si sta sciogliendo, quindi aggiungo quello che manca e mescolo così, faccio sciogliere a fiamma dolce. Vedete già c'è un pochino del colore caramello. Nel frattempo che lo zucchero si scioglie andiamo a scaldare la panna, io utilizzo quella da cucina ma va benissimo anche la panna fresca per dolci, anzi l'ideale sarebbe quella, però io faccio con questa perché questa ho. La scaldo in padella semplicemente perché l'unico pentolino che ho è in lavastoviglie, quindi devo scaldarla qui. Sono 200 ml. Non deve mai bollire, deve solo scaldarsi, ragazzi. Prendiamo delle noci sbucciate e tritiamole. Io le lascio ancora nella bustina e semplicemente picchio con il mattarello. Eccole qua, ci siamo quasi, il caramello è quasi pronto, vedete? Eccolo qua. Vedere il bel colore. Quando arriviamo a questo punto dobbiamo girare più spesso la padella per non far bruciare il caramello. Io direi che ci siamo, quindi ora posso mescolare velocemente. A questo punto verso dentro la panna, tolgo dal fuoco e mescolo. Questa operazione va fatta fuori dal fuoco, ragazzi, perché il caramello sale molto. Ora lo riportiamo sul fuoco e con la fiamma molto bassa mescoliamo per far sciogliere i cristalli del zucchero. Ecco qua, vedete? Una volta che tutti i cristalli di zucchero che erano al centro e sulla frusta si sono sciolti e il caramello si è addensato, andremo ad aggiungere il burro e le noci e mescoliamo.
Versiamo questa meraviglia su un piatto e lasciamo raffreddare. Stendiamo la frola, mettiamo la frola dentro lo stampo, ci ho messo la carta forno solo sul fondo, tagliamo l'eccesso di pasta in questo modo. Stendiamo l'avanzetto di frolla e ricaviamo le strisce. Manca un ingrediente importantissimo in questa ricetta che mi stavo dimenticando. Ecco qua il caramello si sta raffreddando, vedete come diventa più denso. Bisogna aggiungere un pizzichino di sale. Apriamo la ricotta. Versiamo la ricotta dentro una bacinella, rompiamo all'interno un uovo, aggiungiamo un cucchiaio pieno di amido di mais, mescoliamo il tutto con le frutte. Lo stampo di frolla dal freezer, è bello freddo, bucchiamo il fondo e facciamo con il caramello alle noci. Questo caramello è buonissimo anche per essere messo sopra una crema, al gelato o semplicemente sopra una fetta biscottata, è delizioso. Versiamo sopra la crema di ricotta, così. Prendiamo le strisce di pasta frolla e decoriamo la crostata. Così. Questa torta è di una bontà, ragazzi, che non potete immaginare. Ed ecco qua, questo è il risultato, guardate che bella, dopo 30 minuti di cottura a metà forno a 180 gradi, però controllate sempre. Spolverizzo la crostata ancora calda con un pochino di zucchero a velo e quando è tiepida la metto in frigo perché va gustata fredda, è più buona secondo me. Per carità, se vi piace potete mangiarla anche così, però io fossi in voi la farei raffreddare un po'. Ora la tagliamo, ragazzi. Mamma mia, che profumo! Guardate che meraviglia! Se questa ricetta vi è piaciuta lasciate un mi piace e condividetela con i vostri amici. Com'è sta crostata, mo? È buonissima. Ma che buona. Mo me la assaggio pure io. Buonissima, brava. Secondo me fredda è ancora più buona. No, così è perfetta. Mm. Non è fredda né calda. Temperatura ambiente?